Ciao Diletta, Ciao. come sono andati i biscotti? Bene, sono stati molto bene. Aspetta che recupero. Wow! È tipo un puzzle di biscotti. Bravo, bravo. Poi tipo questo era il must di ogni... Wow, il furgoncino! Hai ricevuto qualche regalo interessante? Sì, una è anche di una tazza che ho qua. Wow, ok, perfetta, è giustissima per dopo. Qual è la tua tazza? Esatto. Me devo farla vedere o Vuoi dopo? tenerla segreta? Beh, non cambia molto. Se vuoi facciamo dopo. Tanto Va bene, così la vede lasciamola anche così, Edoardo. così rimane sorpreso anche Edoardo. Sì che fosse uno Quindi, sfigato. beh, questa è una bella entrata. Ciao Sì. Edoardo! Ma come mai non hai più il fiore sull'orecchio? Ah, perché non avevo niente in casa, quindi non riuscivo a capire cosa potessi mettermi addosso. Quindi ho deciso di venire nudo completamente, come io sono di solito, ecco. Di solito sei nudo. Sì, 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 di solito, cioè, sono spoglio di cose in più, capisci? Ecco. Ah, ok. Buonasera, buonasera Capito, e benvenuti bene. a Basta Fantini. Siamo all'ultimo episodio. In questo momento io dovrei essere il più triste perché ho 4 punti. Diletta ed Edoardo hanno 5 punti ciascuno. Quindi c'è ancora tutto da vincere. Vi ricordo le regole: bisogna nominare un personaggio, nominare una categoria e evitare i personaggi che rientrano nelle categorie precedentemente dette. Ed evitare le persone che rientrano nelle categorie precedentemente dette. Lo faccio da 9 episodi e tuttora non riesco a dirlo. Avete 3 fermi tutti con cui potete fermare le persone che secondo voi rientrano in una categoria precedentemente detta. Diletta non ha pensato a che persona dire. Tu, Edoardo, ci hai pensato? No. Ok, perfetto. Io ci ho pensato invece e quindi ve lo dico subito e vi do tempo per pensare. Io dirò Alan Bennett e basta persone che o nel nome o nel cognome o in entrambi c'è una sola vocale. Ok. Aspetta, In questo ok, caso Alan ha solo la vocale A e Bennett ha solo la vocale E. Tutto qua. ok. Appena hai detto basta nomi che iniziano, a parte che basta nomi che iniziano o che hanno, già sapevo che avrei perso su quella cosa. Beh, io Vedremo. stavo pensando, dato che ho visto la tazza di Edoardo, ho detto, penso Eren Yeager, però Eren è già buttato fuori, quindi è... Prova a dire Armin. No, no, lui non mi piace, fa schifo. No, poverino. Io dico Cucciolo Sette anni? Cucciolo dei Sette Nani, sì. Ok. E dico basta personaggi dell'animazione, animati. Ok. Ok. Aldo Baglio e basta persone che fanno parte di Tree, ok? Quindi tipo qui qua, quella roba lì, ok. Ma chi è Aldo Bello. Baglio? Ma come che è Aldo Baglio? Quello di Aldo Giovanni e Giacomo. Ma Diane sei una Ah! vergogna. Diane Chiedo sei scusa, non sapevo il suo cognome. Ah, ok. vergogna. Mi hai abbagliato per un secondo. Questo è ancora peggio forse del... Uh, Marilyn Monroe. Basta persone di cui possiamo trovare una foto vestiti completamente in bianco. Ok. Ehm, Quindi qualsiasi persona si sia sposata pubblicamente donna. Ah, non avevo pensato a quello. Magari togliamo gli abiti religiosi allora. mm. Cioè, un abito da tutti i Però giorni, boh. tipo. Però, cioè, tipo se io dico, adesso dico Valentino Rossi, io non so se lui ha mai indossato una tuta tutta bianca, cioè voi potreste fermarmi e trovare il total white. Ma di solito ha i nomi degli sponsor. Ma magari lui un giorno è uscito fuori a fare la spesa, l'hanno paparazzato e era total Hanno white. paparazzato. Allora devi rischiartelo.
Sì, ma tutti Che stronzo. cioè non è giusto. Dico Valentino Rossi, Ok? tanto, e basta persone che hanno una figlia, che hanno avuto una Solo figlia. una figlia. No, 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 una figlia, cioè se ha avuto solo maschi devono avere, d'ora in Ah, poi. ok, se hanno avuto figli. Figlie femmine. Ok. Intanto mi gioco la carta Vuoi fermare nel che caso sia forse... vestito in bianco? No, no, no. Anch'io Aspetta. pensavo. Gioco la carta Diane e vi dico, intanto che pensate, già, intanto che penso, fate conversazione. Ah, ok, intendi quella carta, perché se no mi veniva Sì, già un ce colpo ne al sono cuore che varie. perdevo subito. Noi ci siamo già fermati a chiacchierare mentre ti aspettavamo. Ah sì, no, no, devo chiedere una cosa, Dayan. Hai presente il negozio IKEA? Penso che tu voglia Hai dire presen Ikea. No, no, IKEA. E io ho sempre paurissima di fregarmi subito, perché tipo dalla volta scorsa... allora, Leonard... No, no, non lo posso dire. Sì, lo posso dire, Hofstadter. Allora, tu sei bravissima a fare la poker face, quindi non lo so. No, 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 non sto pensando, però, cioè, sto facendo i stessi collegamenti, non sto Io non so trovando nemmeno chi niente. sia. Ecco, Ah, Dayan quindi è fuori, io lo conosco, cioè, ho visto la serie, però Basta persone con gli occhiali è troppo esclusivo, secondo me. Quindi pensavo, cioè tipo basta persone che hanno a che fare con la fisica. Stretta ravvicinanza. Ok. Stretta vicinanza con la fisica. ok. Tipo Einstein è veramente vicino alla fisica. È che non so se abbiano dei figli o che figli abbiano, ecco. Mhm. Quando si diceva auguri ai figli maschi, si riferiva a... Questo. Vabbè. Ehm, il libro da cui hanno tratto il film di Kubrick, Barry Lyndon, e il Parole. personaggio Barry Lyndon ha un figlio maschio ma non ha figlie femmine. Basta personaggi di finzione. Mm. Solo persone vere. Beh, lei ha eliminato i cartoni animati, quindi Cioè sì, quindi abbiamo escluso tutti i libri, tutti... Ma tipo Dio è finzione o Volevo chiederlo io. Ottima domanda. cioè è un'entità o viene vista come una cosa che... Allora, Ed è siccome non si è fiction. mai presentato a nessuno e le uniche Mm. dimostrazioni che noi ne abbiamo al giorno d'oggi avvengono attraverso libri, è un personaggio di finzione. Quindi anche tipo Maria o Gesù? Secondo No, me aspetta, sono però tutti... Gesù, in teoria, Gesù è stato, tra virgolette, dimostrato che c'è stata una persona. Ma anche tutti questi personaggi fossero effettivamente esistiti. Vuoi che non fossero stati vestiti in Total White? Si capisce bene quanto io sia vecchio in questo gioco dal fatto che ho già dimenticato quello che ho appena detto. Tranquillo, Dejan, tranquillo. Aspetta. Vediamo. Io direi Valentina Ferragni, che lei non ha figlie, però non so se è considerata come trio perché sono 3 sorelle famose. Cioè, secondo me No, no, perché secondo me non lavorano insieme, dici Valentina Ferragni? ma in realtà per il coso Total White, perché essendo che è una cioè la vedo più probabile Total White, sinceramente. Ci stavi pensando tu. Sì, ci stava palesemente stava pensando. Beh no, l'altra volta Vedi quando emozioni? Edoardo aveva detto Rocco Siffredi, No, lì sei stato eravamo bravo. malissimo entrambi, cioè io guardavo cioè ti guardavo nello schermo e dicevo: "Anche lui l'ha capito che sto dicendo Allora, perché in realtà stavo pensando che, Rocco Siffredi no, però in realtà c'è Rocco, però poteva essere perché non lui ha avuto soltanto un maschio come cioè non ha avuto figlie femmine. E vuol dire tanto dopo tutto quello che ha fatto. Esatto. Mi stanno venendo soltanto in mente, nomi inglesi che hanno soltanto una vocale dentro. Tipo stavo pensando a Mark Zuckerberg, stavo pensando a Bill Gates,
Steve Però Jobs. appunto Non mi vuoi chiedere cosa sto bevendo? Ah, non sapevo stessi bevendo, pensavo stessi fingendo. Cosa stai bevendo? Del tè. mh. A sta ora, ma non... Ah, non ho del non sapevo tè. dovessi continuare. È una... Vabbè, no, è un fatto... Tra Allora l'altro, allora, come vedete, questo è dritto per me e questo è dritto per voi. No, io lo vedo storto. Come È no? storto. Eh sì, quello di prima era dritto, il Come successivo è questo è dritto. dritto? Gusto fazzoletto. Mhmm, Hai pensato al nome, dile? Ah, che gusto è di quello che si è pulito la bocca prima? Comunque confermo Piero Angela. Piero Angela, ok. Basta no dai, forse è troppo, se dico basta persone che sono comparse in TV è un po' troppo, perché bene o male tutte le persone che sono famose sono comparse almeno una volta in TV. Quando c'era la TV, sì. Edoardo ha detto basta persone che c'entrano con la fisica, allora Stretta relazione con la fisica. basta persone che hanno avuto a che fare con, la storia. Vuoi controllare se c'entra con la fisica? Sì, Diletta ha tirato fuori questa cosa, ma è andata comunque avanti. Cioè, io vorrei sapere esattamente che relazione ha con la fisica lui. Perché ha fatto programmi scientifici. Che tipo di Mhmm, laurea ha? Cosa cerco? devi Lauree di... sì, lauree Piero Angela. Perché ne aveva Comunque più di una. io sì, secondo me ne ha più di una, madonna. Ma anche che gli hanno data ad honorem, tipo, secondo me gliene hanno date Ah, 2, sì, 3. ok, sì, sì, Non quello sì. laureato, In Eh, scienze multimediali. come non laurea però 12 lauree honoris causa. Ok, potrebbe essercene una. ad honoris causa. Uh, Ah, c'è una laurea in fisica? no, gli è stato intitolato l'asteroide Chi se ne fotte 7197 Piero Angela. dell'asteroide, Edo? Pensa Bello. le testate giornalistiche quando ci attaccherà e colpirà la Terra e distruggerà tutti. Cioè, Fai control F fisica. Il titolo Quark è un po' curioso, l'abbiamo preso a prestito dalla fisica, dove molti studi sono in corso su certe ipotetiche particelle. Vabbè, sì, il titolo del programma si chiama Super Quark e Quark è una particella della fisica. qual era esattamente la tua Adesso devi categoria? definire te Edoardo, devi definirla te. No, è tipo... Non ho fatto queste cose. Tipo più piccola degli No, 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 protoni. no, ma non No, no, intendo questo, no! intendo la tua regola, devi definirla bene. La mia Perché regola. tipo te prima hai fatto l'esempio di Einstein, dicendo che è una persona Ah, molto legata alla no, ok. fisica. No, 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 io dicevo più. Però una laurea honoris causa in fisica ce l'ha. Okay, va Cioè, bene. nel Allora senso, come la definisci te? Per te è dentro o fuori? Sei te il giudice. Ah, io avevo pensato persone che hanno trattato direttamente la fisica, nel senso che hanno dato contributo. Dile, ti sei salvata. Secondo me te comunque mi accuserai sempre per colpa dell'altra volta, è tipo una vendetta che Potete vai tu. aspettare 10 nanosecondi perché c'è qualcuno, penso, alla porta. Ok, Ma tipo un ladro, tipo? 10. Niente, chiama la polizia. Te conosci la posizione della casa di Dejan? Aspetta, prendo il chip che c'è nel suo cellulare e vedo la Vai, posizione. vai, vai, fai un check veloce. Tu hai il suo IP? No, però potrei riuscire a ricavarlo probabilmente. Anche se forse Google è una rotta una veramente una rotta per quanto riguarda la sicurezza, quindi potrebbe Era lui che Oh, ma è venuto a bussava. trovarti il gattino! Iago, saluta tutti. Ciao, sono Ciao Iago. bello. Non ero mai stato su YouTube prima. Ma sei andato a prenderlo te oppure stava grattando veramente la Stava porta? miagolando sulla porta. Piccolo. Era sulla porta. Bravo. Sopra. Ho aperto la porta e mi è caduto in testa. Edo, hai pensato al tuo Ben nome? riportato. Ah, no, non sapevo a chi toccasse. Vabbè, l'hai fatta la domanda, quindi comunque tocca a te, quindi Non l'ho fatta la domanda. Beh, ma tocca a te. sì, in Qual ogni era la caso. domanda? In ogni caso.
Qualcuno mi rinfresca la memoria? Nessuno? Io ho già Ok. commesso stavolta un errore, cioè l'ho già commesso una volta l'errore, non lo Io ho faccio già più. commesso un'altra volta l'errore. Ecco, quindi basta, basta. Allora, io volevo dire Giacomo Leopardi. Basta persone con uno stato di salute cagionevole. Conosciuti per uno stato di salute cagionevole. Però è un po' difficile. No, ma facciamo... Se no metto tipo persone morte giovani per malattie. Ok, Giovani fino a che anno? fino a che anno Una è morto persona Leopardi? giovane, dipende chi me lo chiede. Se me lo chiede uno che ha 60 anni, giovane è 60 anni. Se me lo chiede uno che ha 20 anni, giovane Ok, tra di è noi, 70. che cioè, io e Dejan abbiamo 24 anni quest'anno, che cosa... Ok, facciamo, boh, sì, 30. 30? Guardiamo a Ok. quanti anni è morto Leopardi. Lui è 36. morto perché ha mangiato le caramelle, vero? Ah, sì? Che ha avuto un'indigestione di caramelle. Ah, forse è vero, sì. Cosa? È morto a 39 anni, Ok, allora giovane è 40. dai 40 in giù. Il Ah, il 14 collo. giugno di quell'anno, Leopardi si sentì male al termine di un pranzo che abitualmente consumava all'inconsueto orario delle 5 del pomeriggio. Porco cane! Vabbè. Quel pomeriggio aveva divorato circa 1,5 kg. Perché? Aveva divorato circa 1,5 kg di confetti cannellini. Buoni. Comprati in occasione dell'onomastico di Antonio Bene. Antonio, lo e gnammo. bevuto una cioccolata, poi una minestra calda e una limonata o granita fredda verso sera. Bel modo di Fu colpito andarsene. dal malore, l'asma peggiorò e poche ore dopo era morto. Voglio dire, cioè, nel senso, È una Lo morte sapeva, felice. insomma. È una morte felice. se- Ok, quindi basta persone morte sotto i 40 anni. Ok. Per malattie, Ok. volevo Quindi c'è dire. anche cioè per malattie, ok. Io ce l'ho già in mente, quindi ve lo dico subito. Michael Frayn e, e basta scrittori, direi. Sempre questa cosa degli scrittori, ok. Perché è bella, bella ciusa quella degli scrittori, eh. Prendi un botto di gente, cavolo. Prendo una bella fetta di... Madonna. Ai caramba! Questo è il suono della tromba. È il momento del nostro gioco nel gioco. Allora, vi presento la mia tazza. Questa è la tazza che utilizzerò io. Edoardo, è la tua tazza, quella che vuoi presentare, quella di Attack Questa è on la mia Titan? tazza, sì. Spero Ok. che non bisogna romperla, non sia necessario romperla perché No, è un no, no. regalo. Secondo te cosa c'è nella tazza di Diletta che le hanno Mm. regalato questo Natale? Puoi farle una sola domanda. Prima di scoprire cosa c'è, posso fare una domanda? Sì, ne abbiamo una a testa. Deve essere una cosa utile, non posso chiedere È tipo: "Te una l'ho regalato tuo tazza, zio". cioè... Io ti chiedo, Ma è una Diletta, cosa dentro una tazza. No, c'è... no, 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 ma cosa c'è disegnato sulla tazza? Perché... Ah, cosa c'è ma no non ca questo sembrava cosa c'è nella tazza, tipo No, no, questo. non c'è niente nella tazza. Okay, okay. Diletta, io ti chiedo intanto, c'è un Mm. animale disegnato? Sì, c'è un animale. Ok. È un mammifero? Sì, un mammifero, sì. Che cosa io disegnerei su una tazza per farla comprare alla gente? Boh, c'è di tutto. C'è una volpe? No, C'è una renna? no, no. Ah, cos'è? Basta, vi faccio vedere, ok? Vi faccio vedere. Posso farla vedere? Sì, sì. Gatto. No! È bellissimo! È stupenda. Okay, ci Il sono. gioco consiste in posizionare il proprio indice ad una certa distanza dalla bocca, dovunque voi vogliate. Eh? Gli altri due giocatori dovranno indovinare se la tazza passa in mezzo o meno. Vi faccio un esempio io. Io metto così. Ah, Secondo voi la mia tazza
Passa in mezzo o è troppo stretto? Passa. Edoardo? Secondo me è troppo stretto. Cioè, è una prova. Sì, è una prova. Ok. Wow, incredibile. Ok. Ah, ok. Diletta? Secondo me no. Anche secondo me no. Adesso vedi che sposta tantissimo il dito. Oh, avevo indovinato. Ok, punto ad Edoardo e Diletta. Non so neanche io se passa, quindi non... Secondo me passa. Anche secondo me. Ok. Adesso vedi che la tazza in realtà è enorme. Sì, passa. Wow! Lui è un illusionista, quindi non lo sa. Ma perché secondo me sta tenendo tipo il dito così? Secondo me. È vero. Secondo me Secondo me passa. sì. Sembra molto largo. Secondo te, Dile? Sì. Cioè, aspetta, perché? Tocca, però... Cioè, tocca, però non passa. Giudice Delian cosa dice? Tanto abbiamo detto la stessa cosa, quindi sei Cosa abbiamo imparziale. detto? Entrambi abbiamo detto che passa. Boh, è passato, va bene. Vediamoci. Sì, passa, cioè, tocca. Ma sì, prendiamo sto punto, dai. Allora, secondo turno io vi avviso che cambio tazza. Ok. No. No. Molto bene. Guarda, adesso passa però. Beh, posso dire, effettivamente tu non hai mai detto che non si potesse fare, quindi... No, nella mia testa non si può fare. Vabbè. Ma fuori dalla tua testa, sì. Oddio. È come il gatto che vede una cosa in TV che si sposta e esce dallo schermo. No, Secondo me non no. lo so. No, No? ok. Se siamo all'unanimità va bene. Boh! Sei Passa. Secondo me passa. Secondo me no. Ok. Oh là, finalmente un parere discordante. Dai che Delian vince il suo gioco. No. Quindi ha vinto Delian. Delian un punto. Yeah! Si è buggato malissimo, Ci ha messo un Perché non pochino. capivo se stava passando o meno. Dile, vuoi provare un'altra tazza? Ah sì, questa tazza. Quella di cucciolo! E Bello. non devi ruotarlo verso altrimenti. Pazza. Edo non potrò rimanere così per tanto. No, io aspetto il crampo così si muove. Sì, passa. Ma questa è la tazzina piccola. Mm. Secondo me non passa. No. Non passa. No! Aspetta, uso questa stavolta. No, faccela vedere. L'ho fatta a un centro estivo. Almeno la stai tenendo, bravo. Era tipo un centro psichiatrico. Ma è là che ti facevano bere le pastiglie? No. No. Sì, secondo me sì. C'è discordanza, wow. Wow, Dejan, hai fatto il Yes! botto questo gioco, C'è un sacco di spade. Beh, mi sa che hai vinto te, Dejan. Siamo io ed Edoardo con 5 punti, quindi serve un Ah. final round. Facciamo con la tazza media. Ok. Ok, vi la faccio rivedere. Quella di Starbucks. Tazza media, in realtà è tazza uguale all'altra, però. Adesso il primo di noi due Mhm. che dice, l'altro deve dire l'opposto. Cioè, se devi andare di velocità, Sì, devi andare di velocità. cazzo. Si sta. Vai si sta, di mi lei. piace. Pronta? 3, 2, 1. Non passa. Passa, va bene. Per forza, ok. Magari è una grandissima cazzata. Però mi sembra uguale a quello di prima. Passa!
No! Basta! Sì! Vabbè, dai, complimenti. Abbiamo vinto un gioco a testa, poi. Ho vinto il gioco della tromba! la regola, Bravo, la Dave. regola. Il Bravo, che Dave. significa che sarò eliminato per primo, secondo le nostre regole. Esatto. Beh, è vero, è vero, è vero, è vero. Per questo ti ho lasciato vincere. Bravo, Edoardo. Troppa pressione, E tocca a te, Diletta. disse Pascal. Scusate. Allora io dico Luca Zaia. Ok. Di cui hai Non- già annunciato che usciva la sua autobiografia. Esatto, esatto. No, perché so che ha fatto 2-3 Che va libri, con... però appunto non è conosciuto per... Sì, 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 non apri Wikipedia e leggi che è un letterato. Lui in teoria non ha figli, stranamente. Poi non è morto, quindi è ancora vivo. gran logica questa. Vero? Se dico basta italiani? Va bene, Va bene, Dile. basta italiana, basta italiani. Qualcuno vuole usare un fermi tutti per il mio Luca Zaia? Il mio amico Luca Zaia? Non l'ho mai visto vestito in bianco, quindi... No, no. Soprattutto non l'hai mai visto vestito da sposa. Dai Vernon, direi basta persone che hanno cioè conosciute principalmente per il loro soprannome piuttosto che per il nome. No, invece che per il nome. Ok, quindi non è il suo vero nome, Dai Vernon. No, Dai Vernon è il suo vero nome, ma è Ah. conosciuto come il professore. Ah, ok. Ok. Certo che è un bel nome, Dai Vernon. Tipo, me lo immagino tipo ad una festa, tipo, sono più o meno le 11 di sera, e lui che dice, ok, ancora un'ultima cosa, ragazzi, un'ultima cosa. Prendo il mazzo di carte, ok, adesso vi faccio vedere l'ultimo trucco. E accanto a sua moglie che dice, dai, Vernon, andiamo che è tardi. E aspettavo una cosa seria. Non penso di aver mai visto il principe Harry in bianco. Non ho una figlia. Sì. Ah. Edoardo, potevi star zitto. No, ok, mi è venuto chi posso dire. Kim Jin-sun è un chitarrista coreano e direi basta persone il cui cognome e nome entrambi finiscono per una consonante. Ok. Allora, aspetta, Diretta, anche tu stai pensando quello che penso io. Sì, la prima regola dici. Sì, non parlare mai del Fight Club. No, ci ho appena pensato A parte la anch'io. prima regola. Direi che... Cioè, o lo dici te o lo dico io, insomma, non cambia Ma ti niente. lascio questo onore. È vero, io non ho mai usato un fermi tutti. Allora, usa il fermi tutti. La Devi prima alzare la regola mano. tua, Dejan. La tua prima regola. Ah, Qual era la tua prima fai così. regola? Che non avesse il nome o il cognome. Mi sembra di essere Cosa? il bambino a scuola. Che non avesse il nome o il Eh? cognome fatto da una sola vocale. A me pare che qua ci siano... cioè, mi pare sia abbastanza Il suo cognome è evidente. Kim, non potrebbe Eh, avere meno di vabbè. vocali. No! Vabbè, È puoi perché mi avete controllare, messo pressioni con Edoardo. persone che non avevano bambini. Possiamo dire che veramente questa serie chi vince il gioco della tromba. Ma perché hai il picco di adrenalina che ti fa dire, oh È cavolo, ho vero, vinto il gioco. è vero, è vero, è vero. Quindi Diletta ci diletti con un nome? Ok. Va bene. Allora, mi collego a quello che diceva prima Dejan Faccio e io strada. dico il principe George. Basta persone sotto i 10 anni. So che non verrà in mente a nessun'altra persona di 10 anni, però Nel caso, comunque, nel caso basta persone sotto i 10 anni. ok. Ok. Mi veniva in mente Dani da Ortiz. Basta persone con un BMI tipo sopra il normopeso.
Allora, io me la gioco, me la rischio un po' perché non so niente di questa cioè non so praticamente niente di questa persona e dico, Pablo Picasso. Facciamo basta artisti. Ok. Tutte le arti. Sì, anche la magia. Così la smetti con i nomi che non so. Fermi tutti. Dici, Vai. Potrebbe essere che ha una figlia. vuoi che controlli? Allora, intanto vi posso dire che ha avuto 2 mogli. Ci sono solo un figlio maschio, Paolo Paolo? Picasso, Originali, giustamente. che è legittimo. Ok. No, ci sono tanti illegittimi. No, dai, Ma ci sono no. almeno 3 figli illegittimi, che sono Claude Pierre Pablo Picasso, Paloma No. Picasso e Maya Paloma. Picasso. C'è un Quindi ha Maria. avuto 2 Una figlie Maria. illegittime. 2 figli. Cosa consideriamo illegittime? Illegittime, come viene considerato illegittime? Cioè fuori dal matrimonio è illegittimo. Sì. Beh, allora, Perfetto. per esempio, Paloma Mm? è chiamata così come simbolo della colomba Ah, come nel quadro del Guernica. ed è stata chiamata così da suo padre, quindi direi che suo padre l'ha Era chiamata consapevole del fatto che fosse sua figlia. perché fosse sua figlia. Diciamo che illegittima si intende solo fuori dal matrimonio in questo caso. E Dile, mi dispiace. No, a te non dispiace in realtà, te sei contento, te sei felice. Non è vero! Yes. Allora, per questa partita io sono arrivato ultimo, più un punto bonus, 2 punti, quindi io e Diletta siamo pari merito, ed Edoardo ha 3 punti. Per quanto Bravo, riguarda Edoardo. il set, Diane ha 6 punti, 7 punti. Diane ha 6 punti. Diletta ha 7 punti, ma Edoardo ha 8. Quindi Edoardo, hai vinto la nostra serie di Basta Fantini. Bravo! Iago ti voleva dire una cosa. Aspetta un attimo che mentre io bevo questa tazza. Ok. Bravissimo! Grazie, Iago. Che dite, stretta di mano finale? Sì. Devi dirci come siamo. Oddio, sempre il solito. Allora, tu tieni Iago un secondo. Ok, ci siamo. Stretta di mano Ok. finale? Non so stringere le mani. Ok, basta. Perché, cioè, con gli altri non dovevamo fare questa cosa. Tradizione vuole.